Ciao a tutti e benvenuti su Dai Colori ai Sapori. Io sono Valentina e oggi vedremo insieme come preparare una ricetta semplicissima ma gustosissima. Non so se siete amanti dei sapori orientali, ma se lo siete vi trovate nel posto giusto. E se invece avete provato a sperimentare la cucina orientale e ne siete rimasti delusi, sono sicura che con questa ricetta cambierete idea. Utilizzeremo pochi ingredienti, ma nello stesso tempo riusciremo a creare una ricetta veramente buona. L'ingrediente chiave che darà un tocco diverso a questa ricetta è il cocco grattugiato. Lo so che penserete, ma il cocco sta bene con i dolci. Ma sta anche bene con il salato. Veramente vi stupirà questa ricetta come ha stupito nello stesso tempo anche me. Io utilizzerò il riso basmati integrale, ma va benissimo anche il riso basmati normale perché è veramente buono. Il riso basmati ha una consistenza un pochino più croccante, meno molle, invece magari un altro riso se lo mangiate il giorno dopo è papparotte e quindi non è tanto buono. Però con questo vi assicuro che è buonissimo anche il giorno dopo. Anche freddo, se volete lo potete riscaldare, va benissimo anche per portarlo fuori per pranzo, al lavoro, al mare, insomma via, è portatile questa ricetta. Vediamo insieme come farla. Io ho utilizzato un pentolino di piccole dimensioni, ci vorranno circa 160-180 grammi di riso per 2 persone. Ho portato a ebollizione e ho lasciato che il riso si prosciugasse da sé senza bisogno di scolarlo, ma voi potete tranquillamente scolarlo. Ci vorranno circa 50 grammi di cocco grattugiato che lo tosteremo in padella a fiamma medio-bassa e gireremo in continuazione in modo tale che non si bruci. Una volta pronto lo metteremo in una ciotolina a raffreddare e puliremo la padella con uno Scottex o un panno bianco. Ci vorranno 4 carote, le speliamo e le tritiamo finemente. E poi 4 spicchi d'aglio e una cipolla che andremo a tritare come abbiamo fatto con le carote. Ci serviranno circa 60 ml di olio di semi di girasole, circa un cucchiaino di zenzero, una puntina di un cucchiaino di curcuma e una puntina sempre di un cucchiaino di peperoncino. Per quanto riguarda le spezie è a piacere, se vi piace più piccante mettete un pochino più peperoncino, comunque c'è già lo zenzero che un pochino di piccantino glielo dà, ovviamente non è la stessa cosa se ci mettete il peperoncino, viene un sapore diverso. Se non siete amanti del peperoncino del troppo piccante ne mettete poco e se invece adorate il piccante abbondate. Aggiungiamo anche un pochino di sale e dato che ci sono le spezie insomma già a dare sapore al piatto ne basterà davvero poco, poi comunque va a piacere, se ne volete di più ne mettete un pochino di più e lasceremo cuocere per circa 5 massimo 10 minuti. Aggiungeremo il riso e mescoleremo affinché i sapori si amalgamino. Aggiungeremo una parte del nostro cocco grattugiato al riso e l'altra parte la lasceremo per guarnizione. A me per esempio piace abbondare perché è veramente buono. Io ho utilizzato un po' di erba cipollina per guarnizione e ho scoperto che ci sta benissimo. E poi la parte finale, un pochino di cocco sopra grattugiato per completare l'opera.
E con oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime ricette. E lasciatemi qui sotto dei commenti se avete qualcosa da dire, domande oppure qualsiasi cosa vi venga in mente. Noi ci vediamo alla prossima, vi ringrazio. Ciao!